E ci siamo, nuovo appuntamento insieme. Quest'oggi andiamo a trattare un argomento che noi conoscevamo, ma mi fa un sacco piacere perché il nome dell'intervistato di oggi è venuto spesso fuori dai vostri commenti. Quindi, nonostante fosse già nei nostri pensieri, mi piace sapere che molti di coloro che seguono il nostro canale ci hanno suggerito questa intervista. E quindi io lo presento subito perché non amo le prefazioni troppo lunghe, entriamo subito nel vivo, facciamo finta che quest'oggi accogliamo un nuovo amico, Marco Pesci. Come stai? Bene, grazie. Ciao Gianluca, grazie dell'invito. Ciao a tutti. E quest'oggi parliamo subito, partiamo dagli ingegneri del cosmo e quindi partiamo dalla lettura di questo video, cioè di questo libro che la nostra regia ci sta per mostrare, e poi di qui ci facciamo un viaggio, una chiacchierata. Eccolo qua, come è stato progettato il sistema solare. Lo stiamo vedendo insieme e noi di qua partiamo e ci facciamo la nostra consueta chiacchierata insieme a te. Prego, cominciamo. Bene, grazie. Allora io parto appunto, mi sono occupato di questo mito babilonese, l'Enuma Elish. È un mito, diciamo, abbastanza sconosciuto, però io penso importantissimo, abbastanza veramente fondamentale, soprattutto per noi che ci occupiamo, diciamo, della teoria degli antichi astronauti. Perché la forza della sua storia è proprio il suo contenuto, che può essere veramente straordinario, impressionante. Io lo paragono al Monolite di Kubrick, quello di 2001, Odissea nello spazio, perché nel film il monolite era praticamente la dimostrazione, la prova provata dell'esistenza di una civiltà extraterrestre intelligente. E quindi secondo me l'Enuma Elish può essere non solo paragonabile, però volendo esagerare, l'Enuma Elish è ancora più importante, perché non so, spero poi di parlarne fino alla fine, comunque ne parlo nel libro. Ci dà una lettura, la possibilità di una lettura molto veramente stravolgente. Allora, di che parla l'Enuma Elish? È una storia che racconta come è nata la Terra, sostanzialmente. È un mito su 7 tavolette, le prime 4 parlano della creazione della Terra, poi si passa alla creazione dell'uomo e il mito finisce con la celebrazione di Marduk e dei suoi 50 nomi. E quello che io ho cercato di capire è appunto se si tratta di una storia di fantasia oppure è una storia che trasmette diciamo, la memoria di eventi realmente accaduti. Praticamente la storia è questa: gli dei nascono e litigano, con l'arrivo dei giovani dei porta il caos, interviene Marduk, il dio Marduk, un altro dio, l'ultimo, il più giovane, e riporta la pace e l'ordine uccidendo e tagliando in due la grande dea Tiamat, che era il mostro primordiale, che anche viene chiamata come il mostro acquoso. Su questo bisognerà tornare. E in questo modo appunto Marduk ha creato il cielo e la terra. Quindi la Terra è nata, secondo l'Enuma Elish, dalla divisione di Tiamat. Quello che voglio capire è se Tiamat è un'entità di fantasia o se può essere qualcosa di più concreto, cioè un pianeta. Perché? Perché io applico la chiave di lettura che ha proposto Sitchin nel 1976 con il suo libro Il pianeta degli dei, dove propone appunto questa interpretazione in cui gli dei nel mito sono in realtà i pianeti. Ora, da quando ha studiato Sitchin, lo studio, la ricerca, le conoscenze degli astronomi sul sistema solare, con la scoperta degli esopianeti e tante altre scoperte, tante altre innovazioni, impongono adesso di fare una nuova analisi. Bisogna un po' rinnovarla, secondo me, questa cosa. Quindi io mi sono appassionato anni fa a questo mito e l'ho tenuto d'occhio e ho trovato questa cosa. Quindi ho scritto questo libro, che è il secondo, sull'Enuma Elish. La metodologia che ho usato per questo libro praticamente è questa. Per il testo antico, seppur l'idea di base è quella di Sitchin, io in realtà mi sono affidato a 9 traduzioni di accademici, per cui ho usato solo traduzioni indiscutibili dal punto di vista del rigore filologico. Quindi da un lato questo, dall'altro invece io per i riscontri scientifici, perché poi argomento per argomento io faccio un riscontro scientifico dettagliato, per i riscontri scientifici io praticamente faccio parlare solamente gli astronomi, non mi invento nulla.
E quindi io, in onore al tuo sito e anche a Mauro Biglino, facciamo finta che nel poema gli dei siano i pianeti. Ecco. Ecco, facciamo finta insieme. Fra l'altro do subito due rimandi perché noi approdiamo a questa puntata avendo affrontato insieme anche a Susie Bledi un po' l'argomento del Numa Elish, quindi i Sumeri, i miti babilonesi, e poi con Barbetta ci siamo soffermati molto sull'astronomia, quindi vi invito fin d'ora a recuperare le vecchie puntate, ma chi le ha già viste ha già una base perché è molto interessante quello che stiamo per raccontare, quindi andiamo un pochettino nello specifico e partiamo un po' con te, con questa interessantissima teoria. Sì, ecco, io volevo spiegare un po' più o meno, molto brevemente, i punti principali, diciamo, della storia, perché poi vorrei invece un po' parlare di tutte le considerazioni che ci porta a fare questa storia. Allora, il mito dice chiarissimamente che c'è stato un tempo in cui c'era soltanto Apsu, il genitore, e Tiamat, che nella nostra versione sarebbe il primo pianeta che si è formato. Quindi sono andato a vedere se gli astronomi ci dicono che è possibile che si formi un pianeta prima degli altri. Infatti degli studi dimostrano che si può formare il primo e più grande pianeta in una regione particolare del sistema del disco protoplanetario che circonda la stella. È una regione che chiamano la linea della neve dell'acqua perché lì a partire da un certo limite la temperatura è bassa e quindi l'acqua passa dallo stato gassoso allo stato solido, si trasforma in ghiaccio e si posa sulle rocce e si unisce alle rocce, creando questo enorme anello che circonda la stella dove si concentra la maggior parte della materia del sistema solare. No, il disco è formato da gas e polveri, le polveri si amalgamano, però sono le polveri che fanno la materia rocciosa. Quindi questo è il primo luogo. E abbiamo degli studi che dicono che qui si può formare il gigante gassoso. Il gigante gassoso, lo ricordo, è un pianeta che ha un nucleo centrale, diciamo formato da rocce e ghiaccio, ed è circondato da un'enorme e spessa atmosfera che è simile a Giove. Ecco. Quindi poi gli astronomi hanno elaborato nel 2011 una teoria molto forte che si chiama Grand TAC, ed è una teoria molto interessante che si applica anche molto bene. Io l'ho usata parecchio nella ricostruzione della storia astronomica delle Numa Elish. Quindi diciamo già questo primo fatto che un primo pianeta si possa formare, un pianeta si possa formare prima di altri in questa regione poi si adatta perfettamente a quello che diceva per esempio Tiamat, che chiamava il mostro acquoso, quindi si adatta bene con un gigante gassoso che si è formato sulla linea della neve dell'acqua. Poi si formano, dopo Tiamat si formano altri pianeti e fra il Sole e Tiamat nascono Mercurio, Venere e Marte. La Terra ovviamente non c'era, e poi esternamente Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E qui il mito dà un dettaglio importantissimo, dice che erano proprio uguali, è molto molto chiaro in questo, erano tutti uguali. Quindi secondo me erano più piccoli di oggi e l'identificazione più facile che noi possiamo dare è quella con le superterre, che sono dei pianeti che hanno scoperto da poco gli astronomi, una quindicina d'anni. Sono dei pianeti che hanno una massa e volume intermedi fra la Terra e Urano, e pensavano che non esistessero questi pianeti perché noi non ce l'abbiamo, e quindi loro pensavano, partendo dal Sistema Solare, il Sistema Solare insegna che i pianeti possono essere piccoli e rocciosi e stanno vicino alla stella, oppure grandi e gassosi e stanno fuori, come Giove e Saturno. Ecco. Quindi pianeti di questa dimensione, di questa taglia non ce n'erano, e quindi sono rimasti sorpresi gli astronomi. In più hanno visto che questi pianeti sono i più numerosi fra i sistemi, gli esopianeti, esosistemi li chiamano, no? Quelli pianeti, esopianeti che girano intorno ad altre stelle diverse dal Sole. E poi con le simulazioni hanno visto che sono i più veloci a formarsi. Quindi si interrogano gli astronomi, dice come mai noi non ce l'abbiamo, che sono così comuni, anzi ti dirò di più, il 50% dei sistemi planetari, formano, diciamo, il sistema solare tipico, il sistema planetario tipico, che è formato da parecchie superterre in orbita stretta, cioè ci sono molte superterre in orbita stretta, quindi le superterre sono molto diffuse, e veramente gli astronomi devono rispondere un po' a questa domanda: come mai
noi non ce l'abbiamo. L'Enuma Elish, per esempio, può rispondere a questa domanda dicendo che erano Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e poi si sono trasformati, e poi vediamo come. Quindi il primo sistema solare, come appunto fate vedere dietro, era strutturato in questa maniera. Al centro c'era Tiamat, un grande gigante gassoso, un po' più grande di Giove di oggi. Internamente c'erano Mercurio, Venere e Marte. Esternamente i 4 Giove, Saturno, Urano e Nettuno, che appunto io ho disegnati così perché erano tutti uguali e quindi delle superterre. Ora, noi abbiamo la fortuna di avere uno studio fondamentale che hanno fatto gli astronomi nel 2015. Questo è importantissimo perché in questo studio loro si concentrano proprio sulle superterre, come si comportano i sistemi con le superterre e che fanno, che succede. Hanno quindi ipotizzato anche per la storia del Sistema Solare diversi scenari. Sono 3 studi, quello più importante è quello centrale, in cui loro proprio mettono come struttura di partenza del Sistema Solare un gigante gassoso al centro e 4 o più fino a 10 superterre, un numero ipotetico di superterre, per vedere come si comportano, dove si va a parare. E hanno fatto 4.800 simulazioni basate su un sistema solare, perché loro partivano dal Sole, quindi per loro il gigante gassoso è Giove. Quindi dobbiamo per forza pensare che questo tipo di struttura che suggerisce l'Enuma Elish è assolutamente possibile. Questa è la prima cosa. Poi il poema prosegue dicendo che questi giovani dei portarono il caos, andavano avanti e indietro, disturbavano il ventre di Tiamat, dice. Un altro traduce: con le loro danze, pettinato accademico, dice: con le loro danze misero scompiglio nell'abitazione celeste. Ora, questo caos, per verificare questa situazione di caos, proprio ci avvaliamo sempre dello stesso studio, perché loro sono partiti da un sistema solare fatto appunto in questo modo, gigante gassoso più superterre esterne. Però, quando poi hanno fatto partire la simulazione e vedere come si comportavano i pianeti, hanno visto una cosa, hanno visto che si verifica una situazione di caos che è veramente molto, molto simile a quella che descrive l'Enuma Elish. Perché si verifica il caos? Perché gli astronomi hanno scoperto che le superterre, cioè che i pianeti intanto quando si formano dentro un disco di gas, interagiscono con il gas e questo determina un rallentamento e i pianeti quindi tendono ad avvicinarsi verso la stella. Chiamano questo fenomeno la migrazione. Quindi migrazione. Ora hanno visto che poi i pianeti però migrano a velocità diverse, per cui il gigante gassoso migra lentamente, le superterre invece migrano più velocemente. Quindi le superterre vogliono avvicinarsi al Sole e si trovano però in mezzo ai piedi proprio il gigante gassoso che offre una barriera gravitazionale molto forte e che non riescono a superare. Quindi si crea questo caos perché le superterre si avvicinano ma vengono respinte e quindi questa cosa è continua. Io vi ho mandato un video, non so se lo trovi, in cui... Dopo vediamo in regia se riusciamo Sì. a trovarlo, tu intanto raccontacelo. Bene, quindi la situazione di caos è veramente testimoniata da questo studio del 2015 degli astronomi, ma in più gli astronomi dicono che questo caos porta anche a incontri ravvicinati e eventualmente anche a espulsioni planetarie. Nell'Enuma Elish si leggono ben 2 incontri ravvicinati, perché prima Nettuno e poi Urano si avvicinano a Tiamat separatamente e però vengono respinti da Tiamat, quindi si fermano e tornano indietro. Ora, sappiamo che l'Enuma Elish poi arriva Marduk a fermare questo caos e Marduk non sarebbe fra i pianeti che abbiamo visto, no? Perché anche fino adesso non abbiamo visto, Marduk non c'era, quindi Marduk sarebbe un pianeta che è ancora sconosciuto all'interno del Sistema Solare. E se guardiamo quello che dicono gli astronomi, penso che lo sappiano tutti, ormai dal 2016 gli astronomi hanno raccolto tutta una serie di dati che inseriti nel computer dimostrano l'esistenza di una grande massa planetaria ai limiti del Sistema Solare
di un pianeta ancora sconosciuto. Loro lo chiamano Planet Nine, ma per noi potrebbe benissimo essere Marduk. Oppure Nibiru, no? Nibiru, sì, 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 certo, è la stessa cosa, nel senso che io lo chiamo Marduk perché l'Enuma Elice lo chiama Marduk, siccome l'Enuma Elice è il mito che celebra Marduk, che era il dio di Babilonia, però effettivamente sarebbe il Nibiru di cui parla Sitchin. Ora, quindi arriva Marduk e affronta Tiamat, l'affronta in due fasi, nella prima fase la uccide con una freccia e nella seconda fase invece la divide in due. Allora, nella prima fase, quando la uccide con una freccia, questa freccia simboleggia, secondo Sitchin, ma anche secondo me, una scarica elettrica. Ok? Ora, gli astronomi ci dicono che nel vuoto non si può verificare una scarica elettrica fra due pianeti che si passano vicini. Ci vuole un mezzo ionizzato che li metta in diretto contatto. Quindi, guarda caso, l'Enuma Elish parla proprio della bocca di Tiamat che aprì per inghiottirlo, dice aprì la bocca per inghiottirlo, quindi è evidente che Marduk ha passato, la bocca è praticamente la visione, diciamo, poetica dell'atmosfera, perché chiaramente l'Enuma Elish è una versione poetica, un racconto, non è un trattato scientifico, quindi il fine di chi ha trasmesso questa storia non è quella di dire, spiegare come sono successe le cose, no, il fine di questa storia è che è di Marduk, probabilmente è un mito che Marduk ha ripreso, però è Marduk che vuole dire, signori, io sono il comandante di tutti e sono talmente potente che ho fatto la terra, ho creato la terra, poi ho creato l'uomo, e si attribuisce lui tutti i meriti diciamo, delle varie creazioni. Però, quindi, Marduk attraversa l'atmosfera di Tiamat e Tiamat perde il campo magnetico, perché il poema dice spense il suo soffio vitale. Quindi la conseguenza di questo attraversamento è stato quello che Tiamat ha perso il suo soffio vitale. Quindi l'atmosfera di Tiamat era sconquassata sia per il passaggio di Marduk, sia perché contestualmente anche i suoi satelliti, il vento cattivo e i venti di tempesta, caricarono il ventre di Tiamat, e quindi ci sono state anche probabilmente delle collisioni dei satelliti di Marduk su Tiamat e quindi spense il suo soffio vitale. Ora, l'atmosfera quindi rimane indebolita da questo ed è sconquassata. Esternamente abbiamo lo scenario era questo, esternamente abbiamo le superterre che continuano ad avvicinarsi perché vogliono catturare, vogliono andare vicino al Sole, quindi avvicinandosi a Tiamat catturano l'atmosfera di Tiamat e diventano finalmente i giganti gassosi che vediamo oggi. Poi Marduk dice si riposò, è un dettaglio importante, quindi ci fu passò del tempo prima, cioè fra l'uccisione con la freccia e la distruzione, prima di tagliarla in due si riposò e scogitò un piano, dice il testo, una frase impressionante sulla quale probabilmente torneremo, vuole tagliarne le parti di Tiamat secondo un piano intelligente. Questa frase poi ci torniamo dopo. Quindi, passato il tempo, alla fine entrano in contatto, distrugge Tiamat. Perché distrugge Tiamat? Perché intanto Marduk viaggia in senso opposto. Allora, questo si può capire perfettamente dall'Enuma Elice, perché dice avanzavano l'uno contro l'altro. Un'altra assiriologa traduce faccia a faccia essi vanno, quindi è chiaro che vanno uno contro l'altro. E se Tiamat va nel senso tradizionale, cioè in senso anti-orario, Marduk deve per forza andare nel senso orario, quindi gli astronomi chiamano questa direzione retrograda. Quindi Marduk è retrogrado e quando due pianeti si scontrano e procedono in senso opposto, la collisione è senz'altro distruttiva. Mentre se viaggiano nello stesso senso, quello che raggiunge l'altro praticamente li spinge e praticamente se la velocità non è molto differente si fondono insieme.
se no, anche procedendo nella stessa direzione, si può avere una collisione distruttiva. Vabbè, questo era Dallo scontro possono derivare anche la fascia degli asteroidi, quindi questi detriti da cui si Esatto, scoprono. allora, esatto, noi, questa è la conseguenza. Prima, sì, adesso ci arriviamo. Quindi Marduk distrugge Tiamat, e quindi abbiamo, quello che voglio dire è vedere un po' come si possono mettere insieme Enuma Elice e scienza astronomica. Quindi, se andiamo a vedere gli astronomi che cosa pensano del sistema solare, da l'osservazione di una serie di piccoli corpi che hanno delle proprietà orbitali molto insolite, inaspettate, gli astronomi sono convinti che il sistema solare abbia subito una instabilità, cioè è successo a un certo punto un qualche cosa all'interno del sistema solare che non riescono bene ad individuare e che sicuramente non ha coinvolto i giganti gassosi, che appunto non riescono a individuare. Noi invece abbiamo una spiegazione che potrebbe essere la soppressione di una massa di un pianeta come Tiamat al centro del sistema. Ora, in più, oltre all'instabilità, gli astronomi hanno registrato un fenomeno molto particolare, lo chiamano intenso bombardamento tardivo. È un fenomeno che praticamente ha coinvolto per 600 milioni di anni tutti i pianeti interni e anche la Luna e ovviamente anche il Sole. È un fenomeno che è durato 600 milioni di anni. Non sanno bene, sanno sicuramente che questo fenomeno c'è stato, non sanno la causa. C'è un dibattito accesissimo e proprio 2 anni fa c'è stata anche una svolta e quindi c'è un gran fermento per cercare di individuare questa instabilità che possa aver scatenato l'intenso bombardamento tardivo. Però noi abbiamo questa storia che può spiegare bene sia l'instabilità, perché si sopprime una massa planetaria all'interno, i pianeti sono in un equilibrio magico fra di loro e agiscono gravitazionalmente, interagiscono, quindi togliere un pianeta non è acquetta. Quindi e in più abbiamo il fatto che Tiamat è stata distrutta, quindi è vero che ha creato il cielo e la terra, che adesso andiamo a vedere, ma deve aver creato necessariamente una serie infinita di frammenti che sono entrati in orbite caotiche e di volta in volta hanno colpito, sono precipitati sui pianeti, sul Sole e sulla Luna. Quindi noi possiamo anche spiegare l'intenso bombardamento tardivo. Ora, con la collisione nasce la Terra e il cielo. La Terra naturalmente si rimpiccolisce, è un frammento grosso, ma un frammento piccolo tutto sommato del nucleo roccioso di Tiamat. Quindi trovano nuova orbita in posti dove gli assiriologi traducono in posti segreti, raggiunse i posti segreti, dei luoghi segreti. Cioè, che nessuno conosceva, come dice Sitchin, che secondo me è una traduzione perfetta. E il cielo sarebbe il cielo sarebbe la fascia degli asteroidi. Questa cosa l'aveva già detta Sitchin, come anche hai appena ricordato. Ma oggi possiamo dare una descrizione un po' più anche scientifica, perché lui ci arrivava per ragionamenti letterari, ma adesso abbiamo degli elementi che ci consentono di fare una legittima affermazione. Gli asteroidi, il cielo può essere la cintura degli asteroidi. Perché dico questo? Perché il cielo è descritto nel mito e sono descritti dei guardiani, pluralità, guardiani che hanno il compito di impedire all'acqua di Tiamat di uscire. Quindi devono controllare l'acqua di Tiamat, che sappiamo che era il mostro acquoso e che si è formata sulla linea delle... È tutto coerente, è tutto molto coerente. In più abbiamo anche gli astronomi ci dicono che oggi la linea della neve, quella famosa il luogo dove si è formata Tiamat, sta a 2,7 unità astronomiche proprio al centro della cintura degli asteroidi. E poi ci dicono che le condriti carbonacee
che è una famiglia numerosa, perché il 75% degli asteroidi contengono acqua fino al 20% della massa. Quindi tutte queste cose messe insieme rendono coerente l'identificazione del cielo con la fascia degli asteroidi. Poi, però, se è vero che la Terra e il cielo derivano da uno stesso corpo, che era il corpo di Tiamat, ovviamente, perché si è frammentato e è andato in pezzi, ci saranno delle cose che li mettono, degli elementi chimici che possano un po' anche suggerire questa identificazione, questa teoria. E allora gli astronomi, andando a vedere l'acqua della Terra e l'acqua delle condrite carbonacee, hanno visto che sono praticamente hanno la stessa composizione chimica. Perché? Perché l'acqua non è tutta uguale, no? L'acqua ogni tanto che due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, saltuariamente l'atomo di idrogeno viene sostituito da un atomo di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno. Insomma, quindi si forma acqua pesante. La percentuale dell'acqua pesante della Terra è uguale a quella delle condriti carbonacee. Quindi registrano questa cosa, tant'è che loro dicono che sono uguali, sono indistinguibili l'acqua della Terra e l'acqua degli asteroidi, che secondo loro comunque provengono da zone diverse dello spazio. In più però hanno anche analizzato anche altri elementi volatili, tra cui i gas nobili e anche l'azoto. Tutti questi elementi sono indistinguibili fra Terra e fascia e asteroidi. Quindi addirittura gli astronomi dicono che la Terra e la fascia degli asteroidi devono derivare hanno ricevuto questi elementi da un serbatoio antenato comune, loro dicono. Per noi è più chiaro di così, è il corpo di Tiamat. Noi abbiamo una teoria che veramente mi sembra sempre più coerente. Poi magari guardando nel dettaglio ci saranno tante cose da capire e da chiarire, però fondamentalmente la storia sta in piedi alla grande, capito? Quindi ecco, io volevo dire questo, l'Enuma Elish quindi riletta secondo le indicazioni di Sitchin, che poi c'è solo questo, cioè abbiamo messo i pianeti al posto degli dei. Questa storia è molto coerente, funziona tutto perfettamente. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre ovviamente è come facevano i babilonesi a sapere una storia così assurda, perché è proprio assurda questa storia, no? Perché noi stiamo parlando di fatti che sono arrivati da 4 miliardi e mezzo di anni fa, si sono verificati. Quindi come facevano i babilonesi a sapere una storia così dettagliata? Perché poi il problema è che è una storia molto dettagliata. Allora, è qui che io metto in ballo il parallelo, il paragone con il monolite di Kubrick, perché l'Enuma Elish racconta una storia non solo extraterrestre, perché appunto è talmente antica che non potevano esserci testimoni, cioè l'uomo non poteva essere testimone, però è una storia preterrestre, cioè una storia che appunto prima della formazione della Terra, e questa cosa può arrivare soltanto da una civiltà extraterrestre. E noi abbiamo anche i soggetti che sono questi Anunnaki, che sono coloro che dal cielo scesero sulla Terra, i famosi dei mesopotamici, che per me sempre più assumono delle caratteristiche di esseri in carne ed ossa e non entità inventate. E l'Enuma Elish è la testimonianza di questo, perché questa storia non si può avere in altro modo, una storia così dettagliata che poi racconta nel dettaglio tutto quello che è successo. Ora, io faccio solo una precisazione, perché alle volte è incredibile vedere anche
quante conoscenze ci sono dietro il fare finta, quindi proprio lezioni di astronomia di alto livello. È un po' la pistola fumante del fatto che ci possano essere Esatto. questi antichi astronauti e queste divinità, perché è vero che la Terra nasconde ancora molto, molto di quello che si pensa sia venuto al di fuori della Terra, magari è semplicemente civiltà terrestri, ma di altri tempi. Ma qui si sta parlando che la Terra ancora non c'era, quindi è un po' la prova per tutti coloro che dicono ma non esiste probabilmente nulla al di fuori di questo pianeta, però evidentemente qualcuno l'ha vissuta e per poterla raccontare arriva da un'era in cui la Terra non era ancora formata. Esatto, esatto. Ma le sorprese dell'Enuma Elish non sono finite perché alla fine della formazione, quando Marduk finalmente forma il cielo e quindi forma i guardiani che hanno il compito di controllare l'acqua di Tiamat, si legge una frase veramente significativa ma che fa venire i brividi. Perché? Si legge che praticamente Marduk ha creato l'Eshar, la chiamano. Vabbè, una parola che significa, e ce lo dicono gli assiriologi che significa, significa casa dell'universo, oppure la traducono come il nostro grande santuario. Per me è evidente, dopo tutta questa descrizione che ho fatto, il riferimento al sistema solare. Quindi, se Eshar è il sistema solare, la frase continua così, fece Eshar a modello di un altro grande santuario. Questa, questa frase è impressionante perché spiega tutto, spiega delle anomalie che naturalmente non abbiamo il tempo di approfondire qui, delle anomalie dell'orbita di Marduk, della sua battaglia celeste, ma poi soprattutto il fine qual è? Il fine è creare la Terra, quindi creare un pianeta abitabile. E per creare un pianeta abitabile, cioè la Terra comunque non è abitabile solamente perché ha l'acqua, ma per vari motivi, per varie altre cose. Quindi c'è una perfezione, soprattutto che so, del sistema Terra-Luna. Per esempio è la Luna che ci aiuta a mantenere il clima stabile e regolare. E la Luna è un satellite anomalo, e gli astronomi infatti ricorrono a una genesi anomala, perché loro si aggrappano alla teoria dell'impatto della Terra con un protopianeta che si chiama Teia, gli hanno dato questo nome, però non riescono a dimostrarlo seriamente, diciamo, le simulazioni non ci arrivano. Però quindi, per finire il discorso sull'Enuma Elish, non sono io, cioè io ho chiamato Ingegneri del Cosmo il libro, ma sono loro che suggeriscono indirettamente un controllo dell'azione di Marduk, perché qui ha fatto tutto Marduk, tutto questo pianeta sconosciuto che noi dobbiamo andare ancora a scoprire. Quindi si capisce che dietro all'azione di Marduk c'era un piano intelligente, come infatti Marduk dice quando voglio tagliare Tiamat, secondo un piano intelligente, è tutto lì nella collisione con Tiamat. La Quindi, butto lì, potrebbe essere plausibile un pianeta astronave anche. è riferito a Marduk? Sì, perché si narra un po' comincia a venire fuori questa teoria secondo cui quando un'orbita è molto strana, probabilmente sono oggetti la cui orbita è stata modificata artificialmente. Allora, io sostengo che Marduk sia un pianeta nato nel Sistema Solare, perché questo è quello che dice Enuma Elish, è nato nell'Apsu, cioè nel Sistema Solare, è figlio di Mud che sarebbe Nettuno, quindi è nato nel Sistema Solare, però ha delle caratteristiche retrogrado, cosa che non è possibile che lui abbia acquisito spontaneamente, perché siccome i pianeti si formano dentro questo flusso di gas e polveri che vanno tutti in un solo senso e tutto quello che si crea si amalgama in quella direzione. Non si può creare un pianeta, esatto, non si può creare un pianeta che giri nel senso opposto in modo spontaneo, questo è sicuro. Potrebbe esserci stata poi un'instabilità che ha portato Marduk a questa orbita così strana, però un'instabilità, prima abbiamo visto un'instabilità che non possiamo testimoniare in nessun modo,
perché i pianeti giganti sono rimasti su orbite circolari e complanari, quindi non si potrebbe essere questa situazione in cui tutti i pianeti girano in un senso e Marduk gira nell'altro. Cioè, non si registrano queste cose. L'ipotesi dell'astronave a me, diciamo, adesso non mi... cioè, è sicuramente una cosa possibile, ma non nel caso in cui Marduk va a fare la collisione distruttiva, Ecco, io secondo ci, me. ci tenevo un sacco a fare questa puntata perché è molto importante per unire un po' Ti i ringrazio. puntini, perché come dice Ermete, come in alto così in basso, quando a scuola in astronomia ci insegnano quanto poco probabile fosse la creazione di un sistema o di un pianeta come la Terra capace di ospitare la vita, io paragono quelle stesse possibilità alle possibilità del genoma, del DNA umano e non solo, di modificarsi affinché poi tutto possa essere andato come è andato. E quindi un'ipotesi, facendo finta, è che queste probabilità in realtà vengano aiutate da una mano artificiale entrambe. Esatto. Sì, sì, secondo me questa ipotesi ci sta. E ti dico, secondo me ci sta perché è l'Enuma Elish che lo porta a dire. Ripeto, racconta una storia incredibile, pazzesca, avvenuta 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi soltanto osservatori esterni potevano raccontare. In qualche modo, non sappiamo bene come, comunque ce l'hanno trasmessa gli Anunnaki, appunto in Mesopotamia, e poi è l'Enuma Elice che dice che il sistema solare è fatto a modello di un altro sistema planetario, e questo è pazzesco perché si spiega perché il sistema solare è veramente un caso unico. Allora, il sistema solare rimane fra tutti i sistemi planetari che hanno scoperto gli astronomi molto ma molto atipico. Ora, i dati che hanno raccolto gli astronomi sono molto scoraggianti, fra virgolette, perché loro cercano analoghi del sistema solare a partire da Giove, a partire dal Sole, che è una stella di un certo tipo, e Giove, che diciamo è l'unico pianeta che noi potremmo è l'unico pianeta che noi possiamo, per ora più o meno, insomma, anche se le cose stanno un po' cambiando, potremmo rilevare con le nostre tecniche di osservazione. Quindi loro vogliono trovare in una stella intorno al Sole un pianeta analogo a Giove. Che significa? Un pianeta che abbia una massa simile a Giove e un'orbita circolare simile a Giove, che sia a 5 unità astronomiche e non attaccata alla stella come si trovano. Quindi, facendo tutte le debite operazioni, gli astronomi sostengono che solamente uno su 2000 dei sistemi può avere un analogo di Giove. Questo significa che lo 0,05 dei sistemi possibili della nostra galassia possono avere Giove. Poi, adesso chiudo, scusami, e dopo Giove gli astronomi si aspettano di trovare un Saturno, perché sono loro due che con la loro massa comandano il sistema solare, e naturalmente alla fine la Terra. Quindi questo 0,05% dei casi si abbassa drasticamente nella ricerca di un analogo di Saturno e un analogo della Terra. Quindi il sistema solare è veramente, rimane un sistema atipico. E noi abbiamo una storia che ci racconta che è fatto a modello di un altro sistema planetario. Cioè, Come diceva qualcuno, coincidenze? Io non credo. Ecco, però, con questa citazio finale, in realtà l'ultima domanda, perché il tempo stringe, però vorrei farti un'ultima domanda che risponde probabilmente anche in parte alla domanda che spesso si fa sugli Anunnaki: perché sono venuti qua? Cosa accadeva al loro pianeta, al loro sistema solare, al loro sistema planetario? E l'astronomia ci insegna che ogni sistema planetario ha un inizio e una fine, e quindi ci potrebbe stare anche progettare con largo anticipo la creazione di uno spazio apposta per poi andarci a stare loro, e non solo loro, perché come dicono, come c'è scritto negli antichi Veda, oltre 400.000 specie umanoidi probabilmente abitano lo spazio, molte delle quali sono passate anche di qui, quindi ci potrebbe anche stare questa ultima domanda. sì, 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 bellissimo. No, allora, allora sappiamo da quello che ha raccontato Sitchin e dai documenti sumeri che praticamente questi Anunnaki sono arrivati 450.000 anni fa. La storia risale, la nostra storia dei numerici risale ovviamente a 4 miliardi e mezzo, quindi
è molto difficile, non sappiamo, può darsi che siano gli stessi Anunnaki che hanno controllato Marduk e hanno fatto questo casino per creare la Terra, o forse più semplicemente, ma questa è anche una mia, diciamo, presunzione, perché non sappiamo granché di loro, degli Anunnaki. Forse gli Anunnaki l'hanno ereditata da qualcun'altra, un'altra civiltà. Il fine sicuramente, secondo me, è quello di creare un sistema, un sistema, diciamo, adatto a un pianeta che ospiti la vita. E questo, ripeto, qui è tutto l'insieme che noi dobbiamo considerare. Non possiamo pensare solamente a un pianeta che così isolatamente ospita la vita. È un insieme. Insieme alla Terra c'è la Luna, alla Terra ci sono i 4 giganti gassosi che stanno fuori, che stabilizzano e proteggono il sistema solare. È un equilibrio generale. E noi sappiamo dalle numerici che è la copia di un altro. Quindi per me il fine era questo. Fantastico, allora ricordiamo e facciamo vedere nuovamente anche il libro che abbiamo ampiamente spiegato. Io ti ringrazio anche per il livello tecnico e il livello anche di astronomia che abbiamo portato anche quest'oggi in questa trasmissione e anche in questo canale YouTube. E quindi ovviamente grazie mille per quello che hai regalato agli amici che ci seguono da casa. Grazie a voi veramente. Alla prossima. Speriamo di risentirci presto, ovviamente cercate Facciamo Finta su tutti i social possibili, immaginabili, YouTube, Facebook, il canale Telegram e qualunque social possa nascere, noi ci saremo. Grazie a Marco che è un grande arrivederci, un abbraccio grande, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Manuel in regia. Ciao. E andiamo in sigla. Ciao. Ciao.